Carlos Castaneda. Gli esseri inorganici, parte 2. I passi sono tratti dal volume Una realtà separata, prima parte, i preliminari del vedere, gli eventi che vanno sotto la data del 25 maggio 1968. Attenzione! Le citazioni sono tradotte in maniera letterale dagli autori stessi del video e sono tratte direttamente dalle edizioni inglese e spagnola senza censure o adattamenti. Noi siamo Marisha e Nick e alla fine del video troverete una breve analisi letteraria e linguistica e inoltre la nostra recensione. Prima di cominciare una piccola novità, abbiamo aperto un blog, lo trovate all'indirizzo www.naquales.eu, link in descrizione. Gli articoli chiari e sintetici raccolgono i temi trattati nei nostri video YouTube insieme alle risposte alle vostre domande più frequenti e molto altro. Questo progetto ha come scopo offrire uno strumento semplice e immediato per chi ha difficoltà nel mettere in ordine le informazioni, in modo che si possa avere un rapido riscontro se si vuole praticare in tutta autonomia. Introduzione. In questo video sugli inorganici ripercorriamo insieme un episodio importante contenuto nel secondo volume pubblicato nel 1971, Una realtà separata. La scelta è caduta su questi spezzoni perché le domande poste a Don Juan da Carlos sono semplici, dirette e comuni a molti utenti. Le risposte costituiscono la base per comprendere cosa intendono per alleati i brujos, gli stregoni dell'antico Messico, quelli che gli sciamani già della generazione di Don Juan chiamavano gli inorganici. Ma prima di iniziare ricapitoliamo gli eventi precedenti accaduti a Carlos riguardo Don Vicente Medrano. Lui era uno dei veggenti del gruppo di cui Don Juan era a capo. Era il primo discepolo trovato dal Nagual Julián. Non era indio e da giovane era un farmacista. Sembrava così fragile, i suoi occhi stranamente inquietanti lo facevano sembrare quasi etereo. Chiesi a Don Juan come una persona così bella potesse essere pericolosa. Lo descrive come un uomo anziano in buona forma fisica, ma allo stesso tempo all'apparenza fragile, dalla pelle chiarissima, quasi diafana e una barba bianca ben curata. Vicente era il guerriero studioso del gruppo e il vero guaritore che li teneva tutti in buona salute. Aveva la passione per la botanica e Carlos dice di lui, nel secondo anello del potere: Ero convinto, al di là di ogni dubbio, che lui sapesse più delle piante di qualsiasi altro essere umano vivente. L'incontro con Don Vicente Medrano. Durante un viaggio a Durango, Castaneda ricorda che Don Juan gli aveva consigliato di visitare un suo amico, Don Vicente. Lo trova al mercato, in un banco appartato. Si tratta di un uomo anziano, fragile, ma con uno sguardo magnetico, che sta vendendo una gabbia per uccelli. Quando Carlos si presenta come amico di Don Juan, l'uomo lo accoglie con calore e simpatia. Si dimostra amichevole e si instaura subito un legame tra loro. Don Vicente è molto rispettoso nei confronti di Don Juan, che chiama il mio fratello indio e lo descrive come un vero uomo di conoscenza. Don Vicente, invece, si definisce un uomo di conoscenza lirico, interessato soprattutto alle proprietà curative delle piante. Infatti regala 4 piante a Carlos accompagnandole con delle istruzioni.
Una di queste deve essere interrata in un luogo isolato. Castaneda segue alla lettera l'indicazione ricevuta e si ferma con l'auto nel bel mezzo del deserto. Subito dopo ha un incontro misterioso con 3 sconosciuti, 2 uomini e una donna, che sembrano usciti dal nulla e chiedono insistentemente un passaggio. Don Juan alla fine gli spiega che quei 3 erano degli alleati legati al dono ricevuto. Poiché Carlos non ha visto, non ha compreso appieno il significato di ciò che stava vivendo e ha sprecato un dono unico, forse irrimediabilmente. Io non vedo le cose come sono realmente? No, i tuoi occhi hanno solo imparato a guardare. Per esempio, quei 3 che hai incontrato, me li hai descritti in dettaglio e mi hai perfino detto che vestiti indossavano. E questo mi ha solo dimostrato che non li hai visti affatto. Se fossi capace di vedere, avresti saputo all'istante che non erano persone. Non erano persone? Che cos'erano? Non erano persone. Tutto qui. Ma è impossibile. Erano esattamente come lei o come me. No, non lo erano. Ne sono sicuro. Gli chiesi se fossero fantasmi, spiriti o anime dei defunti. La sua risposta fu che ignorava cosa fossero i fantasmi, gli spiriti e le anime. Gli tradussi la definizione che il Webster's New World Dictionary assegna alla parola fantasma. Il presunto spirito disincarnato di una persona morta che, secondo quanto si crede, appare ai vivi come un'apparizione pallida, indistinta. E poi la definizione di spirito. Un essere soprannaturale, specialmente uno considerato fantasma, o abitante di una certa regione, possessore di un certo carattere, buono o cattivo. Disse che forse si potevano chiamare spiriti, anche se la definizione del dizionario non era molto adatta a descriverli. Sono una specie di guardiani? Chiesi. No, no guarda nada. No, non fanno la guardia a nulla. Sono custodi? Ci stanno sorvegliando? Sono forze, né buone né cattive. Solo forze a cui uno stregone apprende a mettere le redini. Sono questi gli alleati, Don Juan? Sì, sono gli alleati di un uomo di conoscenza. Quella era la prima volta in 8 anni di rapporto che Don Juan si era avvicinato a una definizione di alleato. Devo averglielo chiesto dozzine di volte. Di solito ignorava la mia domanda, dicendo che io sapevo cos'era un alleato e che era stupido definire ciò che già sapevo. La dichiarazione diretta di Don Juan sulla natura degli alleati era una vera novità e mi sentii spinto a incalzarlo. Don Juan disse che le 3 persone che avevo visto, che lui chiamava los que no son gente, coloro che non sono gente, erano in realtà gli alleati di Don Vicente. Che aspetto ha per lei un alleato, Don Juan? Per esempio, quelle 3 persone che ho visto, che mi sembravano gente comune, che aspetto avrebbero avuto per lei? Sarebbero sembrate gente comune. Allora come fa lei a distinguerli dalla gente vera? Quelli che sono davvero persone appaiono come uova luminose
quando uno li vede. Quelli che non sono persone appaiono sempre come gente. A questo mi riferivo quando dicevo che non c'è modo di vedere un alleato. Gli alleati assumono forme diverse. Sembrano cani, coyote, uccelli, perfino huizaches, arbusti spinosi o qualsiasi altra cosa. L'unica differenza è che, quando li vedi, appaiono proprio come ciò che stanno fingendo di essere. Ogni cosa ha il suo modo di apparire quando uno vede. Così come gli uomini si vedono come uova, le altre cose si vedono come qualcos'altro, ma gli alleati si possono vedere solo nella forma che stanno cercando di imitare. Quella forma è abbastanza buona per ingannare gli occhi, voglio dire i nostri occhi. Un cane non si lascia mai ingannare, né un corvo. Perché vogliono ingannarci? Credo che gli ingannati siamo noi. Ci prendiamo in giro da soli. Gli alleati non fanno altro che adottare l'aspetto di ciò che c'è in giro. E allora noi li scambiamo per ciò che non sono. Non è colpa loro se abbiamo insegnato ai nostri occhi solo a guardare le cose. Non mi è chiara la funzione degli alleati, Don Juan. Che cosa fanno nel mondo? È come se mi chiedessi che cosa facciamo noi uomini nel mondo. Ti giuro che non lo so. Siamo qui. Questo è tutto. E anche gli alleati sono qui come noi. E forse erano qui prima di noi. Come prima di noi? Don Juan? Noi uomini non siamo sempre stati qui. Vuole dire qui in questo paese o qui nel mondo? A questo punto entrammo in un'altra lunga discussione. Don Juan disse che per lui esisteva solo il mondo, il posto dove posava i piedi. Gli chiesi come sapeva che non eravamo sempre stati nel mondo. Molto semplice. Disse: Gli uomini sanno molto poco del mondo. Un coyote ne sa molto più di noi. A un coyote quasi mai lo inganna l'apparenza del mondo. Dovrei essere un coyote per sapere questo. Posso dirti, ciò nonostante, che per un corvo sembra un sombrero, un cappello appuntito, rotondo e largo sotto, terminante in una punta lunga. Alcuni brillano, ma la maggior parte sono opachi e sembrano molto pesanti, sembrano un pezzo di stoffa imbevuta d'acqua. Sono forme imponenti. come? Cosa appare quando lei li vede, Don Juan? Te l'ho già detto. Appaiono come ciò che stanno fingendo di essere. Prendono la dimensione e la forma che gli conviene. Possono essere sassolini o montagne. Parlano, ridono o fanno qualche rumore? Tra uomini si comportano come uomini. Tra animali si comportano come animali. Gli animali spesso li temono, ma se sono abituati a vedere alleati, li lasciano stare.
Noi stessi facciamo qualcosa di simile. Abbiamo un sacco di alleati tra di noi, ma non li disturbiamo, siccome i nostri occhi possono solo guardare le cose, non li notiamo. Vuole dire che alcune delle persone che vedo per strada non sono veramente persone? Chiesi, autenticamente sconvolto dalla sua affermazione. Alcune non lo sono. Disse con enfasi. La sua affermazione mi sembrava assurda, ma non riuscivo a credere seriamente che Don Juan dicesse una cosa del genere solo per fare effetto. Gli dissi che mi sembrava una storia di fantascienza su esseri di un altro pianeta. Disse che non gli importava come suonasse, ma che alcune persone per strada non erano persone. Salve guerrieri, sono Marissa. Questo testo, tratto da una realtà separata, in Italia fu edito per la prima volta dalle edizioni Astrolabio nel lontano 1972. Presenta un forte adattamento, come del resto tutto il volume. Prima di iniziare con alcuni esempi, vorrei porre attenzione su di una frase in particolare che si riferisce a come un corvo vede gli esseri inorganici. Alcuni brillano, ma la maggior parte sono opachi e sembrano molto pesanti, sembrano un pezzo di stoffa imbevuta d'acqua, sono forme imponenti. Questo sono forme imponenti, in spagnolo, son formas imponentes. Nell'edizione Astrolabio era stato tradotto con sono forme che preannunziano. Chi ha tradotto aveva di fronte soltanto la versione inglese dove abbiamo they are foreboding shapes, cioè erano forme di cattivo presagio. Questo preannunziano, tuttavia, così messo da solo, non rende l'idea. Infatti, foreboding ha connotati abbastanza negativi come inquietante, sinistro o lugubre. E c'è un'altra particolarità. In inglese di solito Castaneda segue pari pari il messicano. Stavolta abbiamo un'eccezione. Non è l'unica, ma sono molto rare e ne abbiamo incontrate altre nei vari volumi. L'edizione spagnola descrive un inorganico come una pezza bagnata, ma imponente con un significato neutro. In quella inglese il significato è negativo. E aggiungo un'osservazione. Ci sono alcuni che affermano che Castaneda avrebbe parlato degli inorganici di tipologia Voladores già dai primi volumi. È vero che qui si nominano degli inorganici imponenti in spagnolo e sinistri in inglese, ma paragonarli ai predatori detti voladores, con tutti i connotati descritti nei volumi Tensecrità e ancor di più nel lato attivo dell'infinito, la ritengo una forzatura, anche perché, e l'ho già detto varie volte, l'allontanamento del volador non è l'inizio della pratica del nahualesimo, ma uno dei punti di arrivo che si ottiene solo dopo un lungo e duro percorso. Specifico per chi lo ha chiesto, i voladores sono solo una categoria di inorganici, di varietà di inorganici, ce ne sono innumerevoli. Passiamo ad esaminare le altre differenze più marcate. Il traduttore ha omesso 2 battute, ma è impossibile, erano esattamente come lei e come me. No, non lo erano, ne sono sicuro. Pero eso es imposible. Era exactamente como usted o como yo. No, no eran. Estoy seguro. Colgo l'occasione per specificare, come c'era stato chiesto più volte in passato, che nei primi volumi abbiamo questo usted che sta per lei. Sì,
È vero, Carlos all'inizio dava in maniera rispettosa del lei a Don Juan. 2. L'adattamento in questa frase risulta impreciso. Sono forze, né buone né cattive, solo forze a cui uno stregone apprende a mettere le redini. Apprende a ponerle rienda. Nell'edizione Astrolabio abbiamo impara ad addomesticare. In questo modo, a causa dell'adattamento, si perde il riferimento ai cavalli e l'idea del fatto che un cavallo, prima di mettergli le redini, bisogna domarlo. E vuol dire che questo implica un momento in cui sia selvatico e sia molto pericoloso provare a cavalcarlo, e anche la possibilità che si venga disarcionati o respinti malamente dal cavallo, o come nel caso degli stregoni, dall'inorganico. C'è anche una constatazione che appare contraddittoria, in cui Castaneda dice che in 8 anni in cui ha frequentato Don Juan, quest'ultimo non avrebbe mai spiegato in maniera chiara ed esaustiva cosa sono questi alleati degli stregoni dell'antico Messico. Don Juan ovviamente ride e dice a Carlos che invece lui sa perfettamente cosa sono. Questo è dovuto al fatto che quando Carlos entrava nel lato sinistro con la famosa manovra del Nagual, cioè il colpo tra le scapole che Don Juan dava a Carlos, il discepolo era perfettamente in grado di comprendere tutti gli insegnamenti e di eseguire compiti complicati, ma quando tornava nello stato usuale non ricordava più nulla. Questo era dovuto anche allo spostamento del punto di encaje o punto di unione. Per Carlos ci vollero anni per ricostruire gli eventi che aveva vissuto in quello stato. Ne parleremo in seguito insieme al discorso dello stato di consapevolezza aumentata, in italiano tradotto poco accuratamente in consapevolezza intensa. Infine, la parte più importante del testo preso in considerazione in questo video. Gli inorganici sono ovunque tra gli uomini e gli animali e chi è capace di vedere, in seguito spiegheremo come, può distinguerli perché le persone appaiono come sfere luminose, mentre gli inorganici appaiono con la forma di quel qualcuno o qualcosa che hanno deciso di imitare. Ricordate inoltre che gli inorganici non sono né custodi né guardiani e quindi non assimilabili alle più comuni e benevole figure di esseri luminosi che ci proteggono della religione o della New Age. Ringrazio tutti, in particolare chi ci dà fiducia abbonandosi al canale. Ricordate di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati e di attivare la campanella. Visitate il nostro blog www.naguales.eu. A presto!